Vediamo 4 soluzioni per rendere trasparente lo sfondo di un'immagine. Prima di iniziare tengo a precisare che una delle cose fondamentali da fare è salvare nel formato giusto. Il formato giusto è il PNG, quindi assicurati una volta che hai eseguito una delle operazioni di andare a salvare, di mantenere il formato PNG, non andarlo a sostituire con altri formati come JPEG, altrimenti vai a perdere la trasparenza. Bene, come puoi vedere ho già scaricato 2 immagini, cioè praticamente la stessa immagine, e dopodiché quello che ho fatto è fare quello che ho indicato di evitare prima, cioè prendere un'immagine con l'estensione in PNG che, come puoi vedere, è trasparente, perché vedi, se passo vedo il contorno blu dietro a questa bilancia in nero. Qui si vede veramente bene, guarda, basta trascinarla per vedere che comunque vedi sempre il contenuto che c'è sotto all'immagine, mentre questa che è salvata in JPEG, che diciamo è l'ipotesi quella di partenza, se la trascino sull'immagine con lo sfondo, come puoi vedere, vedo bianco perché effettivamente ha come sfondo il bianco. La prima soluzione che ti mostro è Clippingmagic. Come puoi vedere è estremamente semplice da utilizzare, non occorre veramente fare niente di particolare, l'unica cosa che richiede è il login e l'iscrizione. Ti dico già che si tratta di uno strumento a pagamento, non è gratuito. Comunque sia, ti permette semplicemente trascinando l'immagine al suo interno. Ora trascino l'immagine, questa qui, in formato JPEG, e in automatico il software inizia e, come vedi, ottieni fin da subito un ottimo risultato. Comunque sia, come ti dicevo, per poter scaricare l'immagine devi effettuare un abbonamento. Questi ci sono anche i vari piani, quanto hanno un costo al mese, comunque sia non hanno un costo così elevato. Per fortuna c'è anche una soluzione gratuita che fa lo stesso identico servizio. Beh, la soluzione che ti stavo indicando, che è gratuita, si chiama RemoveBG. Quello che permette di fare è semplicemente, come per quanto riguarda l'altra soluzione precedente, di prendere e caricare l'immagine. È sufficiente quindi prendere e trascinarla. C'è da dire che in automatico, come puoi vedere, ti genera una versione che puoi scaricare di 500x500. Se vuoi l'immagine grandezza originale, in realtà anche questa comporta un'iscrizione e un costo. Comunque sia, nel caso in cui ti sia sufficiente un formato di 500x500, lo puoi scaricare. Quindi diciamo che in questo modo riesci ad ottenere l'immagine con lo sfondo trasparente. Bene, la terza soluzione è generata proprio da Adobe. Come puoi vedere, anche Adobe ha questo strumento, questa versione minimale di Photoshop online, con la quale puoi fare diverse modifiche interessanti. Tra queste c'è anche la possibilità di inserire uno sfondo trasparente alla tua immagine. Quindi vediamo subito come funziona lo strumento. Andiamo qui, è sufficiente caricare l'immagine, che già prima avevo provato a caricare. Comunque ripetiamo lo stesso, quindi trascino l'immagine. Come puoi vedere, quello che ti richiede comunque sia è di eseguire l'accesso, quindi quello che devi fare è, per poter usufruire di questi strumenti, è fare una registrazione. Come puoi vedere c'è anche altri strumenti integrati, quindi è un pochettino più avanzato rispetto a quelli che ti ho mostrato prima. Ultima, ma non ultima, cioè la migliore soluzione secondo me per andare a modificare le immagini e così via, cioè Adobe Photoshop. Anche questa è stata aggiornata con la sua ultima versione e permette in modo estremamente facile di ottenere lo sfondo trasparente della tua immagine. Bene, vediamo adesso come fare.
Come vi ho mostrato anche per gli altri programmi, è sufficiente che trascinate l'immagine con vedere la carica, dopodiché sarà sufficiente cliccare all'esterno dell'immagine e andare a cliccare col destro e andare a rasterizza l'immagine. Allora, vediamo, rasterizza oggetto avanzato, ok. Dopodiché quello che dovete fare è andare sullo sfondo e lo trascinate e lo andate a cancellare. Fatto questo, vi rimane l'immagine con lo sfondo. Quello che dovete fare ora è andare a selezionare questo strumento. Ecco che vi ha selezionato in modo corretto la parte, quella che volete andare a rimuovere. Quindi quello che dovete fare è andare su seleziona e maschera. Dopodiché, per vedere in modo più chiaro i contorni, quello che vi consiglio di fare è andare in questa impostazione di sovrapponi e ottenete un contrasto e un colore che potete anche andare a regolare con queste impostazioni in modo che vi risulti ancora più nitido e chiaro. Come potete vedere, non ha rimosso completamente tutto, comunque sia avete la fortuna che potete andare a intervenire con questi strumenti per migliorare ulteriormente la selezione dell'immagine, perché mettiamo conto che adesso è un'immagine estremamente semplice, ma nel caso in cui l'immagine era molto più complessa e più frammentata, cioè ci sono diversi filtri come liscia, sfuma e contrasto che ti permettono comunque di ottenere un risultato pressappoco perfetto. Comunque sia, da qui andiamo ad aumentare la dimensione, poi quello che si deve fare bisogna andare a togliere, a aggiungere, e come puoi vedere mi va ad aggiungere la parte quella da nascondere. Ora qui dovrò aumentare ulteriormente. Al lavoro terminato, quello che devi fare ora è andare a output e andare ad inserire il nuovo livello, nuovo livello, sufficiente in questo caso nuovo livello, e a dare ok. Ecco che abbiamo ottenuto il risultato desiderato. C'è da dire che sicuramente è stata una cosa fatta in modo estremamente veloce, quindi come potete vedere ci sono alcuni piccoli difetti. Comunque sia, se uno vuole fare un lavoro ottimale, Adobe Photoshop rimane la soluzione migliore, perché, come ho detto prima, ha delle funzioni più avanzate rispetto alla concorrenza. Se hai trovato utile il video, ti invito a mettere un mi piace e a iscriverti al canale.